Ci troviamo nel giardino della casa missionaria, accanto al campus di Bressanone. Questo spazio rappresenta un esempio di infrastruttura verde, perché supporta la diversità vegetale e animale, ma anche perché ci rasserena, ci protegge dalla calura estiva ed epura l'aria che respiriamo. Altre infrastrutture verdi sono sparse nel comune di Bressanone. Pensiamo ai giardini privati, ai parchi pubblici o agli orti. Come possiamo favorire la connessione fra questi ambienti ricchi di biodiversità? Quali pratiche possiamo mettere in atto per aumentare la consapevolezza sui benefici che apportano le infrastrutture verdi? Nel progetto Fractal, ideato da Luana Silveri, abbiamo risposto a queste domande cercando di diffondere la conoscenza sulle infrastrutture verdi nelle Alpi ed incoraggiare le persone a prendersi cura degli spazi verdi nei propri territori. Il gioco Fractal Game è uno dei principali outcome del progetto Fractal. Il gioco è stato sviluppato con lo scopo di introdurre nell'educazione formale e non formale alcuni concetti di ecologia, come ad esempio cosa sono le infrastrutture verdi, come funzionano e come possono supportare un futuro più sostenibile. Il gioco Fractal Game è un gioco cooperativo in cui ci sono 4 personaggi che insieme devono collaborare per poter risolvere gli effetti negativi derivanti dall'uso delle risorse in ambiente montano. Abbiamo prodotto materiali educativi ed informativi per scuole primarie e secondarie. Abbiamo coinvolto la cittadinanza in laboratori ed attività a tema ed infine abbiamo avviato un processo partecipativo con alcune comunità di valle situate in Trentino. Abbiamo svolto un processo partecipativo nelle valli trentine coinvolte nel progetto, Val di Sole, Giudicaria e Rendena, facendo una mappatura degli attori coinvolti nella tutela, la manutenzione, il recupero e la produzione di infrastrutture verdi. Si tratta di soggetti pubblici come il Parco Naturale Adamello Brenta, che ha collaborato con il Museo dell'Ape e con il sistema scolastico nel costituire alberghi per le api, o sindaci come quello di Sfruz che tutelano il territorio comunale dal venire assorbito dalla produzione intensiva. Anche produttori attenti che mostrano che le logiche della sostenibilità ecologica non sono contrapposte alla sostenibilità economica, anzi, come gli apicoltori della Val di Sole che sono riusciti a riprodurre le api regine nel contesto locale, o anche Donne in Campo che attorno a Castelcampo svolgono agricoltura rigenerativa. Senza dimenticare le organizzazioni di cittadini e volontari come i giovani attorno al Festival Gamberi, Giudicaria Plugging o l'Ecomuseo delle Giudicarie che educano e mobilitano la popolazione. Abbiamo raccolto da loro molte buone prassi per tutelare, rafforzare o riscoprire le connessioni tra le molte manifestazioni della natura, esseri umani compresi.